Lezione 1. Treno panoramico. Sono contento che oggi abbiamo scelto di viaggiare in treno. Consiglio assolutamente di viaggiare in treno. È un modo comodo e panoramico per spostarsi. Le finestre sono molto grandi, quindi possiamo vedere le montagne. Preferisco il treno perché posso spostarmi facilmente a piedi. È anche molto più veloce che guidare nel traffico. Possiamo leggere i nostri libri o anche fare un pisolino. Abbiamo un posto riservato in prima classe. Sì, i nostri posti sono nella carrozza silenziosa, vicino alla parte anteriore. Andrò al vagone ristorante a prendere un caffè. Per favore, se puoi, portami uno spuntino. Vedrò cosa hanno in menù oggi. Il treno arriverà in città tra 2 ore. Mi piace il suono ritmico delle ruote sulla pista. È un modo molto rilassante per trascorrere una mattinata. Tra poco attraverseremo una galleria molto lunga. Mi piace l'oscurità che precede la luce brillante alla fine. Viaggiare in treno fa molto bene anche all'ambiente. Questo è un altro motivo per cui adoro questo metodo. Vado subito a prendere quel caffè per noi. Lezione 2. Cibo giapponese. Sto cercando un locale che serva cibo autentico. Non rimarrete delusi, il cibo è incredibile, dal sushi al ramen. Non ho mai provato il vero ramen in un ristorante tradizionale. Il brodo viene cotto per molte ore per insaporirlo. Preferisco il ramen piccante con tante verdure. È inoltre possibile scegliere il livello di piccantezza desiderato. Il sushi è fresco ed è preparato da uno chef professionista. Sì, il pesce arriva dal mercato ogni mattina. Mi piacerebbe provare un gelato al tè verde come dessert. È una prelibatezza molto apprezzata in questa zona della città. Ordinerò una ciotola grande di ramen per me. Per un'esperienza tradizionale, è consigliabile utilizzare le bacchette di legno. Sto ancora imparando a usarli correttamente. Posso mostrarti la tecnica corretta durante il pasto. Sarebbe molto utile perché voglio imparare. L'atmosfera all'interno è molto accogliente e tranquilla. Sono pronto a mangiare un pasto molto abbondante adesso. Entriamo e troviamo un tavolino. Non vedo l'ora di assaggiare il cibo migliore della città. Lezione 3. Idee condivise. Abbiamo molto lavoro da fare per l'esame finale. Inoltre, possiamo condividere le nostre idee e aiutarci a vicenda a fare le scelte migliori. Per la nostra relazione mi concentrerò sui dati storici. Mi occuperò della creazione dei grafici e delle diapositive. Dovremmo incontrarci ogni sera fino al completamento del progetto. Lavorare in gruppo è molto meglio che lavorare da soli. Sono d'accordo perché possiamo correggere gli errori l'uno dell'altro. Avete qualche suggerimento per il titolo del nostro progetto? Dovremmo scegliere qualcosa di breve e molto accattivante. Che ne direste di Il futuro del commercio globale come titolo?
Si tratta di una scelta eccellente e molto professionale. Inizierò a scrivere l'introduzione sul portatile adesso. Cercherò altre fonti nella biblioteca universitaria. Assicurati che le fonti siano affidabili e molto recenti. Controllerò le date di tutti gli articoli che troverò. Vogliamo che il nostro progetto sia il migliore della categoria. Sono molto fiducioso che otterremo un voto alto. Dobbiamo solo rimanere concentrati e lavorare sodo. Porterò del caffè per la nostra prossima sessione di studio. Lezione 4. La politica britannica. Il ruolo della monarchia è cambiato nel corso dei secoli. Storicamente ha avuto un ruolo molto più importante nella politica britannica di quanto ci venga mai permesso di sapere. Oggi il Parlamento detiene la maggioranza del potere politico. Si tratta di un sistema molto complesso di controlli ed equilibri. Molte persone sono interessate alle tradizioni della corona. Le tradizioni sono importanti per l'identità nazionale del popolo. Con quale frequenza si tengono le elezioni generali nel paese? Solitamente si tengono le elezioni ogni 5 anni. I dibattiti alla Camera dei Comuni sono molto intensi. Sono noti per essere molto vivaci e a volte molto rumorosi. Sto studiando l'impatto delle ultime modifiche politiche. Queste politiche influenzeranno l'economia per molti anni a venire. Pensi che il sistema attuale cambierà in futuro? In una democrazia c'è sempre la possibilità di riforme. Vorrei visitare Londra per vedere gli edifici governativi. È possibile partecipare a una visita guidata del Palazzo di Westminster. Prenoterò un viaggio durante le vacanze estive. Durante il tuo soggiorno, dovresti anche visitare i famosi musei. Scriverò la mia tesi sulla storia del primo ministro. Lezione 5. Cambio di stanza. Ho qualche problema con la connessione nella mia stanza. Accesso a internet per lavoro. Possiamo trasferirvi in un'altra stanza. Sarebbe molto utile perché ho una riunione. Abbiamo una stanza tranquilla al secondo piano con connessione internet veloce. La nuova stanza è pronta per il mio trasloco? Sì, il personale addetto alle pulizie ha appena finito di pulirlo. Preparerò le mie cose e scenderò alla scrivania. Il nostro facchino vi aiuterà a portare i bagagli al piano. Apprezzo la sua rapida risposta al mio problema. Vogliamo assicurarci che tutti i nostri ospiti d'affari siano soddisfatti. La tariffa sarà la stessa anche per la nuova camera? Sì, il prezzo del vostro soggiorno rimarrà invariato. Questo è un modo molto professionale di gestire un reclamo. Il mio obiettivo è fornire il miglior servizio possibile. Ora potrò terminare la mia relazione in tempo. Per favore, fammi sapere se la connessione è ancora lenta. Verificherò la velocità non appena entrerò nella stanza. Disponiamo inoltre di un centro business nella hall principale. Lo userò come piano di riserva, se necessario. Lezione 6. Obiettivi artistici.
I tuoi nuovi quadri sono bellissimi e davvero unici. I nostri obiettivi, temo che a nessuno piacerà quello che ho da offrire. Possiedi un talento davvero speciale che le persone apprezzeranno. Il mercato dell'arte è molto competitivo e molto difficile. La maggior parte degli artisti si sente così prima dell'inaugurazione di una grande mostra. Ho dedicato molti mesi alla realizzazione di questi pezzi. Il tuo duro lavoro è visibile in ogni singola pennellata. Attraverso la mia arte desidero trasmettere un messaggio di speranza. Quel messaggio è molto importante nel mondo di oggi. E se i critici dessero una recensione negativa al mio lavoro? Dovresti concentrarti sulle persone che apprezzano il tuo stile. Sto cercando di rimanere positiva, ma sono molto nervosa. Sarò presente per sostenervi la sera dell'inaugurazione. Apprezzerei moltissimo avere un amico al mio fianco. Festeggeremo il tuo successo con una bella cena. Spero che la galleria sia piena di visitatori curiosi. Inviterò tutti i miei colleghi d'ufficio. Grazie per essere un'amica così meravigliosa e leale. È un piacere per me vedere i vostri sogni realizzarsi. Lezione 7. Preparazione della cena. Sono entusiasta della cena di questo fine settimana. Altrimenti potrei preparare una pasta con verdure al forno e un'insalata. La pasta con verdure al forno è una scelta molto sana e deliziosa. Userò peperoni freschi, zucchine e pomodorini ciliegino. Dovremmo servire anche del pane all'aglio come contorno. Il pane all'aglio è sempre uno dei piatti preferiti dai miei amici. Comprerò gli ingredienti al mercato domani mattina. Assicurati che le verdure siano sode e molto colorate. Provvederò anche a trovare dell'olio d'oliva di alta qualità per la pasta. L'olio d'oliva conferisce al piatto un sapore molto ricco e vellutato. Che tipo di dolce dovremmo preparare per loro? Stavo pensando a una torta leggera al limone con panna. La torta al limone è molto rinfrescante dopo un pasto abbondante. Inizierò a preparare la torta sabato pomeriggio. Posso aiutarti con la glassa e la decorazione. Prepareremo insieme un dessert bellissimo e delizioso. Quanti ospiti parteciperanno alla cena? Abbiamo invitato 6 persone del nostro circolo di tennis. Mi assicurerò che ci siano sedie a sufficienza per tutti. Lezione 8. La corsa corretta. Vorrei iniziare a correre tutte le mattine prima di andare al lavoro. Prima di iniziare a correre mi riscaldo, indosso calzature adatte e faccio stretching dopo. Perché lo stretching è così importante per un corridore? Previene gli infortuni e aiuta i muscoli a recuperare. Ho indossato le mie vecchie scarpe da ginnastica per le mie passeggiate. È necessario acquistare scarpe da corsa specifiche con una buona ammortizzazione. Andrò al negozio di articoli sportivi questo pomeriggio. Dovresti anche iniziare con un ritmo lento e costante. Temo di stancarmi molto in fretta. La tua resistenza migliorerà se sarai molto costante. Devo correre sulla strada o sull'erba?
L'erba è più soffice e fa bene alle ginocchia. Domani proverò a correre per 20 minuti. Si tratta di un obiettivo molto realistico per un principiante. Dopo l'allenamento berrò molta acqua. L'idratazione è essenziale per mantenere i livelli di energia. Mi sento molto più sicuro grazie alla tua consulenza professionale. Sono qui per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Seguirò scrupolosamente le tue istruzioni ogni giorno. Lezione 9. Quartiere pulito. Apprezzo molto l'atmosfera di questa zona tranquilla. Il mio quartiere è fantastico, dovremmo incoraggiare anche altri ad aderire. Dovremmo incoraggiare gli altri a mantenere le strade pulite e sicure. L'orgoglio per la propria comunità è molto importante per una vita felice. Ho notato che non c'è spazzatura per terra. Organizziamo una giornata di pulizia una volta al mese. È un modo meraviglioso per unire le persone. Abbiamo anche piantato molti fiori e alberi nel parco. Il quartiere ora è molto bello e molto verde. Dovremmo creare un orto comunitario per la produzione di verdure fresche. Mi piacerebbe molto coltivare i miei pomodori e le mie erbe aromatiche. È anche un ottimo modo per conoscere i propri vicini. Avete una squadra di sicurezza locale per la zona? Abbiamo un programma di sorveglianza di quartiere per garantire la sicurezza di tutti. Mi sento molto a mio agio a camminare qui, anche di notte. La sicurezza di tutti i residenti è la nostra massima priorità. Parlerò di questo programma alla nostra prossima assemblea cittadina. Possiamo condividere la nostra storia di successo con tutta la città. È incoraggiante vedere le persone prendersi cura della propria casa. Lezione 10. La scelta alla guida. Dobbiamo decidere come spostarci. È possibile utilizzare i mezzi pubblici? Penso che sarebbe più comodo andarci in macchina. Oggi il traffico potrebbe essere molto intenso. Possiamo partire prima per evitare ritardi. Attualmente i costi del carburante sono molto elevati. Possiamo dividere insieme la spesa totale. I posti auto presso la struttura sono piuttosto limitati. Prenoterò un posto in anticipo. Guidare ci permette di trasportare più attrezzature. È un'osservazione assolutamente valida. Possiamo anche fermarci quando vogliamo. La libertà è importante per un lungo viaggio. Ora concordo con il tuo ragionamento logico. Allora preparerò subito il veicolo. Si prega di controllare anche la pressione degli pneumatici. Farò anche io il pieno di benzina adesso. Dovremmo portare una cartina stradale cartacea. I sistemi di navigazione sono molto più veloci da usare. Lezione 11. Tenere un diario quotidiano. Dovresti iniziare a scrivere quotidianamente. Sembra flessibile. Quanto tempo dovrei dedicare al diario ogni giorno? 10 minuti sono un inizio perfetto per chiunque. Quali argomenti dovrei includere? Scrivi dei tuoi sentimenti e dei tuoi obiettivi.
Devo usare una penna o il computer? Un quaderno cartaceo è più indicato per concentrarsi. Sono preoccupato per la mia brutta calligrafia. Il contenuto è più importante dello stile. Questo mi aiuterà a ridurre lo stress? La riflessione apporta grande chiarezza alla mente. Cercherò di scrivere ogni sera. La costanza è la chiave del vero successo. E se non avessi niente da dire? Descrivi semplicemente l'ambiente circostante e i tuoi pensieri attuali. Sembra un compito semplice. Scoprirai molto sulla tua anima. Ora ho un'opinione più positiva al riguardo. È un dono per il tuo futuro. Lezione 12. Visita al parco. Ciao, è una giornata davvero splendida per essere al parco per animali, non è vero? Oggi il tempo è davvero molto piacevole. Il mio cane si diverte a correre su quest'erba. Il tuo cane è molto energico e amichevole. Ama incontrare altri animali e persone. Appartiene a una particolare razza di cacciatore? È un Golden Retriever proveniente da una fattoria. Sono noti per la loro indole gentile. Al tuo cane piace giocare a riportare gli oggetti? Lei preferisce sedersi e osservare gli altri. Alcuni cani sono più osservatori che attivi. È rilassante guardarli giocare. Dovremmo visitare questo parco più spesso. L'aria fresca fa bene alla nostra salute. Anche la comunità qui è molto accogliente. Apprezzo moltissimo queste tranquille passeggiate mattutine. Possiamo portare degli snack anche per loro. È un'idea eccellente e gentile. Porterò la ciotola dell'acqua domani. Lezione 13. Tempo culturale. È importante essere puntuali. Ah, vedo che nella mia cultura arrivare con qualche minuto di ritardo è normale. In questa città la puntualità è segno di rispetto. Mi scuso per il piccolo malinteso di oggi. Le diverse culture hanno concezioni uniche del tempo. Vorrei saperne di più sulle vostre tradizioni. Diamo valore all'efficienza e al rispetto rigoroso degli orari sociali. È molto diverso da casa mia. Dobbiamo trovare un equilibrio nel nostro lavoro. La prossima volta cercherò di arrivare prima. La comunicazione ci aiuta a evitare future tensioni. Anche tu dai importanza a risultati aziendali rapidi? Sì, preferiamo prendere decisioni rapidamente. La pazienza è una virtù nel mio paese. Dobbiamo rispettare entrambe le nostre prospettive. Questa conversazione mi è molto utile. Imparare insieme rafforza notevolmente la nostra collaborazione. Apprezzo la tua onestà e il tempo che mi hai dedicato. Procediamo verso la sala riunioni. Lezione 14. Cibo sano. Benvenuti oggi al nostro mercato alimentare di alta qualità. Mi scusi, avete per caso delle opzioni di cibo biologico e salutare? Abbiamo un ampio reparto dedicato ai prodotti biologici.
Questi ortaggi vengono coltivati senza l'utilizzo di sostanze chimiche? Sì, sono certificati dall'ente nazionale. È esattamente ciò che sto cercando. Offriamo anche salmone fresco pescato in mare. Contiene coloranti artificiali? È completamente naturale e freschissimo. Ho bisogno anche di pane senza glutine. Si trova nella terza corsia. Molte persone stanno cambiando le proprie abitudini alimentari. La salute è una delle principali tendenze di quest'anno. Mangiare bene migliora i miei livelli di energia ogni giorno. È un saggio investimento per la vita. Avete del latte di mandorle senza zucchero? Abbiamo diverse marche nel frigorifero. Ne prenderò 2 bottiglie. Il tuo carrello è pieno di ottime scelte. Lezione 15. Routine sotto la doccia. Sto leggendo di abitudini moderne di cura di sé. Qual è un piccolo accorgimento che migliora la tua routine sotto la doccia? Usare un mazzetto di eucalipto mi aiuta a rilassarmi. Sembra un'idea davvero profumata. Il vapore libera rapidamente gli oli naturali. Preferisco usare uno scrub al sale di alta qualità. Lascia la pelle molto liscia al tatto. Anche la giusta illuminazione cambia completamente l'atmosfera. Le luci soffuse creano davvero un'atmosfera da spa. Ascolti musica lì? Mi piace ascoltare musica classica rilassante. È un ottimo modo per iniziare. Trascorriamo molte ore in quella stanza. Dovremmo rendere questo un luogo piacevole. Comprerò un nuovo soffione per la doccia. Un modello con molte impostazioni sarebbe l'ideale. Sarà come soggiornare in un hotel di lusso. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. La felicità spesso deriva da questi piccoli dettagli. Lezione 16. Balli da sala. La musica per il ballo sta per iniziare. C'era uno spettacolo di balli da sala, e io non sono abituato a quel tipo di ballo. Si tratta di uno stile molto elegante e classico. I passaggi sembrano piuttosto difficili da imparare. Posso insegnarti i movimenti di base. Ho paura di calpestarti le scarpe. Non preoccuparti dei piccoli errori di stasera. Questa tradizione è molto formale e antica. Sta tornando di moda tra i giovani. Perché le persone apprezzano regole così rigide? Crea un flusso armonioso e ritmico. Di solito preferisco la danza moderna e quella libera. Possiamo provare prima con un semplice valzer. Il ritmo è lento o molto veloce? Questa canzone ha un ritmo lento e costante. Il mio cuore batte fortissimo in questo momento. Seguite il mio esempio e mantenete la calma. Sei un insegnante molto paziente, John. Voglio che tu ti goda questo momento. Lezione 17. I libri classici. Ieri ho finito di leggere un famoso romanzo. Huckleberry Finn. Charles Dickens ha dato vita all'Inghilterra vittoriana attraverso i suoi libri.
In realtà, la storia di Hook è stata scritta da Mark Twain. Oh, ho fatto un errore davvero stupido. Entrambi gli autori sono maestri nel loro mestiere. Dickens si concentrò sulle difficoltà dei poveri. Le sue descrizioni di Londra sono molto vivide. Preferisci i classici americani o quelli britannici? Apprezzo l'umorismo nella letteratura americana. Apprezzo le critiche sociali di Dickens. La letteratura ci permette di viaggiare nel tempo. Ci insegna anche qualcosa sulla natura umana. Dovremmo parlare presto di un nuovo libro. Scegliamo una storia di mistero. Ciò susciterà un dibattito molto acceso. Porterò un elenco di titoli. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro. La lettura è un hobby meraviglioso per tutti. Espande la mente e il cuore. Lezione 18. Soldati coraggiosi. Parliamo della guerra d'indipendenza americana. In che modo i francesi aiutarono la giovane nazione? Inviò le sue navi e i suoi soldati in America, e questi aiutarono gli americani a sconfiggere le forze inglesi. Il re di Francia spese molti soldi. Si è trattato di una mossa molto strategica e audace. Questa alleanza ha cambiato il corso della storia. La battaglia navale fu particolarmente cruciale per la vittoria. I soldati rimasero a lungo in America? La maggior parte fece ritorno in Francia dopo la guerra. Hanno riportato con sé nuove idee sulla libertà. Ciò ha portato a cambiamenti nel loro paese. La storia è piena di eventi collegati tra loro come questo. Ogni nazione dipende da qualche forma di aiuto. La guerra è un argomento molto complesso e triste. Ma dimostra anche grande coraggio e speranza. Vorrei approfondire lo studio di questo periodo. Ti darò qualche libro in più. Grazie per l'interessante lezione di storia. La conoscenza è la chiave del nostro futuro. Lezione 19. Storie intricate. Questo stand presenta abiti tradizionali indiani. Sari con motivi intricati, ne ho viste delle foto. Ogni motivo racconta una storia davvero unica. La seta è morbidissima e dà una sensazione di pregio. I tessitori impiegano molte settimane per realizzarne uno. Quanto è lungo un pezzo di stoffa standard? Solitamente è lungo dai 6 ai 9 metri. I colori sono così brillanti e belli. Nella cultura, i diversi colori rappresentano significati diversi. Il rosso viene spesso utilizzato per le cerimonie nuziali. Sei molto ben informato su questo argomento. Adoro scoprire le diverse tendenze della moda globale. Si tratta di una forma d'arte antica e rispettata. Qualcuno sa come impacchettarlo? Ci vuole pratica per padroneggiare le pieghe. Mi piacerebbe provarne uno oggi stesso. C'è un camerino proprio lì. Sceglierò prima quello blu. Quel colore ti starà benissimo. Lezione 20. Andarsene.
Ho sentito che ci sono molti posti di lavoro altrove. Ho fatto domanda in un'altra città, ma sono restio a trasferirmi. Il cambiamento può essere una prospettiva molto spaventosa. Mi mancheranno la mia famiglia e i miei amici. È possibile far loro visita durante il fine settimana. Il costo della vita potrebbe essere più elevato. Ma l'aumento di stipendio potrebbe coprirlo. Mi piace la comodità di casa mia. La crescita spesso avviene al di fuori della nostra zona di comfort. La nuova città è molto lontana. Si tratta di un volo di sole 3 ore. Per me è una distanza lunghissima. È opportuno valutare i benefici a lungo termine. La mia carriera è bloccata in questa piccola città. Una grande città offre molte più opportunità. Ci rifletterò a fondo stasera. Non lasciare che la paura ostacoli il tuo progresso. Sei un amico davvero premuroso, John. Voglio vederti sempre avere successo. Lezione 21. Costi degli hotel. Questo hotel ha una valutazione molto alta. Quanto costa a notte? Circa 100, ma spesso ci sono offerte speciali. Sì, offrono sconti per le prenotazioni anticipate. Il prezzo include la colazione completa. La colazione continentale è inclusa ogni mattina. Preferisco una camera con vista mare. Questo comporterà un costo aggiuntivo di $20. C'è una piscina in loco? È presente una grande piscina esterna riscaldata. La posizione sembra molto vicina al centro città. Tutti i musei sono raggiungibili a piedi. Prenoterò per 5 notti, allora. Avete bisogno di effettuare il check-out in ritardo? Sì, il mio volo parte in serata. Aggiungerò tale richiesta al tuo fascicolo. Grazie per aver trovato questa fantastica offerta. Sarò lieto di aiutarti con il tuo viaggio. Sono molto emozionato per queste vacanze. Ora ti meriti una pausa davvero rilassante. Lezione 22. L'arte degli oggetti. Questa scultura è realizzata con vecchi cucchiai. È incredibile come gli artisti riescano a trasformare oggetti comuni in opere d'arte. Credo che questa sia la bellezza dell'arte. Ciò dimostra che ogni cosa ha un potenziale valore. L'artista è molto creativo e audace. In questa galleria la creatività non ha limiti. Vedo un uccello nel metallo. Vedo una persona che ci balla dentro. L'arte si presta a molteplici interpretazioni. È proprio questo che lo rende così interessante. Dovremmo provare a fare qualcosa di simile? Abbiamo molti oggetti antichi in casa. Potremmo costruire una statua di metallo da giardino. Sarebbe un divertente progetto per il fine settimana. Abbiamo bisogno anche di una colla molto resistente. Ne comprerò un po' al negozio. Osserviamo ora il prossimo dipinto. Questo utilizza solo colori neon brillanti. È un po' troppo luminoso per i miei gusti. L'arte dovrebbe provocare una forte reazione emotiva. Lezione 23.
il meglio del mercato. Adoro l'atmosfera di questo posto. La cosa migliore di un mercato contadino è la freschezza dei prodotti. Le verdure sono state raccolte proprio stamattina. Vorrei acquistare del miele locale. Fa bene al sistema immunitario. Queste mele sono molto rosse e lucide. Prima di iniziare, è consigliabile assaggiare un piccolo campione. Il venditore dice che sono molto dolci. Acquistando qui, sosterrete le piccole aziende agricole locali. È meglio del grande supermercato. Qui non viene utilizzato alcun imballaggio in plastica. Questo è un bene per il nostro ambiente. Guardate che belle pagnotte di pane fatte a mano. Hanno ancora un profumo assolutamente delizioso e caldo. Compriamo una pagnotta per pranzo. Ci servono anche degli spinaci freschi. Andrò al banco delle verdure. Ci incontreremo vicino ai fiori. Non dimenticate di prendere delle uova. Lezione 24. Tempo al parco. Dovremmo andare presto nella foresta. Avvistare la fauna selvatica sembra emozionante, ma qual è il periodo migliore per visitare il parco? Le prime ore del mattino sono il momento migliore per gli animali. Vedremo qualche orso bruno di grandi dimensioni? È possibile se stiamo molto tranquilli. Ho un po' paura degli orsi. Manterremo una distanza di sicurezza. Dobbiamo portare un binocolo? Sì, è un'idea davvero intelligente. Voglio scattare molte foto di alta qualità. La luce è perfetta all'alba. Il parco è aperto anche d'inverno? È aperta, ma alcune strade sono chiuse. La primavera sembra la stagione più bella. I fiori saranno in piena fioritura. Dobbiamo mettere in valigia degli abiti caldi e resistenti. Preparerò l'attrezzatura da trekking stasera. Controllerò le previsioni del tempo locali. Stiamo per vivere un'avventura. Lezione 25. Escursione in montagna. Oggi dovremmo fare qualcosa di molto attivo. Che ne dici di un'escursione in montagna? Ci sono dei sentieri fantastici nelle vicinanze. È un suggerimento brillante e salutare. Lassù l'aria è molto più pulita. Porterò con me dell'acqua e degli snack. Il sentiero è molto ripido o pianeggiante? Si tratta di una salita di difficoltà moderata, adatta ai principianti. Devo ritrovare i miei vecchi stivali. Si trovano nell'armadio del corridoio al piano di sopra. La vista dall'alto è magnifica. Possiamo vedere chiaramente tutta la valle. Quanto tempo ci vorrà per l'intera escursione? In genere ci vogliono circa 4 ore in totale. Dovremmo partire entro la prossima ora. Sono pronto ad andare subito. Aspetta, devo prendere il cappello. Oggi il sole è davvero molto forte. Mi sto mettendo la crema solare. Qui la sicurezza e la salute sono sempre al primo posto. Lezione 26.
Preparazione al colloquio di lavoro. Hai un curriculum professionale davvero notevole. Ottima idea! Hai preparato anche delle domande da porre al selezionatore? Ho 3 domande sulla squadra. Dovresti anche informarti sulla crescita dell'azienda. Questo dimostra che sono molto ambizioso. Ricorda di mantenere un buon contatto visivo, costante e diretto. Quando sono nervoso tendo a guardare in basso. Esercitati ora a stringermi la mano con fermezza. Questa presa è troppo forte o troppo debole. È perfetto per un professionista. Mi sento molto più sicura con l'aiuto di qualcuno. Sei il candidato ideale per questo incarico. Spero che riescano a vedere il mio vero potenziale. Indossa il tuo abito migliore e più pulito. Lo stirerò sicuramente stasera. Arrivare 10 minuti prima dell'orario previsto. La puntualità è un elemento fondamentale per dare una buona prima impressione. Farai un lavoro davvero fantastico. Grazie per il gentile incoraggiamento di oggi. Lezione 27. Raccolta della frutta. Il supermercato si trova al piano terra. Comodo e di solito hanno una buona selezione. Ottimo. Devo prendere della frutta e... Hanno una sezione molto ampia dedicata ai prodotti biologici. Ho bisogno di banane e mele rosse. I prezzi in questo negozio sono ragionevoli. Sono leggermente superiori alla media di mercato. Ma la qualità è sempre molto costante. Ho bisogno anche di uva verde fresca. Troverò un carretto per noi. Prendi quello con le ruote funzionanti. Questo sembra essere in ordine. Dovremmo anche comprare del latte freddo. Il caseificio si trova in fondo. Facciamo in fretta perché ho fame. Ci vediamo alla cassa. Vorrei comprare del cioccolato fondente. È davvero un'ottima sorpresa. Ti serve qualcosa per la casa? Ho bisogno di chicchi di caffè per la mattina. Lezione 28. La scelta del regalo. Questo vaso blu è davvero molto elegante. È un gesto premuroso da parte tua conoscere anche le loro preferenze. Sì, penso sia importante tenerne conto. Ama i fiori e l'arredamento moderno. Ci starà sul suo tavolino? Le dimensioni sono perfette per qualsiasi stanza. Dovremmo anche comprare un bel biglietto d'auguri. Scriverò un messaggio molto gentile. Pensi che le piaccia questo colore? Il blu è il suo colore preferito in assoluto. Allora questa è un'ottima scelta. Dovremmo chiedere della carta da regalo. La carta dorata starebbe benissimo qui. Il personale può impacchettarlo per noi. Questo rende il regalo davvero speciale. Fare del bene agli altri porta molta gioia. Spero che passi una giornata meravigliosa. Glielo consegneremo stasera. Dovremmo portare anche della torta? Una torta al cioccolato è sempre un successo.
Lezione 29. Bel posto. Sei pronto per uscire stasera? Mi dice che ho un bel aspetto e che andremo in un posto chiamato Mount Bally's. Si tratta di un ristorante molto famoso nelle vicinanze. Il codice di abbigliamento è formale o informale? È un luogo molto formale e tranquillo. Indosso il mio vestito nero preferito. Stai benissimo con quell'abito. Che tipo di cibo servono? Sono famosi per le loro bistecche alla griglia. Spero che abbiano delle opzioni vegetariane. Hanno un menù davvero molto vario. Si gode di una vista sulla città? Possiamo vedere tutte le luci brillanti. Questa è una sorpresa davvero bellissima, John. Ti meriti una serata davvero speciale. Non facciamo tardi per cena. Il taxi ci aspetta fuori. Prendo la mia piccola borsa da sera. Ho la prenotazione sul mio telefono. Lezione 30. Sogni pastello. Dobbiamo scegliere una palette di colori per questa stanza. Desidero uno spazio che trasmetta una sensazione di grande tranquillità. I colori vivaci a volte possono risultare troppo intensi. Penso che opterò per colori pastello per un effetto rilassante. Le tonalità delicate di blu e verde sono molto di moda in questo periodo. Questi colori faranno sembrare la stanza più grande? Le tonalità chiare riflettono maggiormente la luce naturale. Ho paura che la stanza possa sembrare troppo fredda. Possiamo aggiungere mobili in legno dalle tonalità calde. Sembra un equilibrio perfetto. Dovremmo inoltre considerare il tessuto delle tende. Una fodera di lino bianco trasparente sarebbe perfetta. Creerà un'atmosfera molto ariosa. Dovremmo dipingere il soffitto di bianco? Il soffitto bianco contribuisce a mantenere la stanza ariosa. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Inizieremo i lavori lunedì prossimo. Ordinerò la vernice oggi stesso. Assicurati che la finitura sia opaca.